Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Fabrazyme Sanofi SRL, ultimo aggiornamento, 4 febbraio 2022. Cos'è Fabrazyme? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Fabrazyme durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Fabrazyme? Fabrazyme è un farmaco a base del principio attivo agalsidasi beta, appartenente alla categoria degli enzimi e nello specifico enzimi. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Fabrazyme può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Fabrazyme UOSPED. Polvere per concentrato per Soluz. Per infusione endovenosa 1 FLAC.no 35 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Gensime Europe BV. Concessionario: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe H. Principio attivo agalsidasi beta. Gruppo terapeutico: enzimi. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: Fabrazyme è indicato per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine nei pazienti con diagnosi confermata di malattia di Fabry, deficit di I+, galactosidasi A. Fabrazyme è indicato negli adulti, nei bambini e negli adolescenti a partire dagli 8 anni. Posologia: il trattamento con Fabrazyme deve essere somministrato sotto controllo di un medico esperto nella gestione dei pazienti affetti da malattia di Fabry o da altre patologie metaboliche ereditarie. Posologia: la dose consigliata di Fabrazyme è a 1 mg/kg di peso corporeo, somministrato una volta ogni 2 settimane come infusione endovenosa. L'iniziale velocità di infusione non deve superare 0,25 mg/min, 15 mg/ora, per ridurre la potenziale insorgenza di reazioni connesse all'infusione. Dopo aver appurato la tolleranza del paziente è possibile accrescere gradualmente la velocità di infusione nelle successive infusioni. Per i pazienti che tollerano bene le infusioni, è possibile valutare la somministrazione a domicilio delle infusioni di Fabrazyme. La decisione di passare alla somministrazione a domicilio dell'infusione deve essere presa dopo valutazione e raccomandazione da parte del medico curante. I pazienti che sperimentano eventi avversi durante l'infusione a domicilio devono interrompere l'infusione immediatamente e contattare un operatore sanitario. Le infusioni successive probabilmente dovranno essere eseguite in ambiente ospedaliero. La dose e la velocità di infusione dovranno rimanere identiche a quelle usate nella somministrazione a domicilio e non dovranno subire alcun cambiamento senza la supervisione di un operatore sanitario. Popolazioni speciali. Compromissione renale. Non è necessario un aggiustamento delle dose nei pazienti con insufficienza renale. Compromissione epatica. Non sono stati eseguiti studi su pazienti con insufficienza epatica. Anziani. La sicurezza e l'efficacia di Fabrazyme nei pazienti di età superiore a 65 anni non sono state stabilite. Pertanto, nessuna posologia può essere attualmente raccomandata in questi pazienti. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Fabrazyme nei bambini di età compresa fra 0 e 7 anni non sono state ancora stabilite. I dati ad oggi disponibili sono descritti nei paragrafi 5.1 e 5.2, ma non si può fare alcuna raccomandazione sulla posologia nei bambini fra 5 e 7 anni. Non sono disponibili dati nei bambini fra 0 e 4 anni. Nei bambini tra 8 e 16 anni non è necessario un aggiustamento della dose. Modo di somministrazione. Per le istruzioni sulla ricostituzione e sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni: ipersensibilità potenzialmente letale, reazione anafilattica, al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Immunogenicità. Poiché copyright agalsidasi beta, RHI+-gal, ha una proteina ricombinante, nei pazienti che presentano un'attività enzimatica residua scarsa o nulla è atteso lo sviluppo di anticorpi IgG. La maggior parte, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione e sul metabolismo in vitro.
In base al suo metabolismo, è improbabile che la galsidasi beta possa dare adito ad interazioni tra farmaci mediate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere fabrazime durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere fabrazime durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso della galsidasi beta in donne in gravidanza. Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti sullo sviluppo embrionale/fetale, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Fabrazime altera lievemente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari il giorno della somministrazione. Per copyright si possono manifestare capogiri, sonnolenza, vertigini e sincope, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La galsidasi beta, RHI+-GAL, ha una proteina ricombinante, pertanto ha atteso che i pazienti con attività enzimatica residua scarsa o assente sviluppino anticorpi IgG. I pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici si sono usate dosi fino a 3 mg/kg di peso corporeo. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri prodotti dell'apparato gastrointestinale e del metabolismo, enzimi. Codice ATC. A16AB04. Malattia di Fabry. La malattia di Fabry ha una patologia progressiva, ereditaria, eterogenea e multisistemica, che colpisce proprietà farmacocinetiche. A seguito della somministrazione della galsidasi beta per via endovenosa a pazienti adulti, a dosi di 0,3 mg, 1 mg e 3 mg/kg di peso corporeo, si è assistito ad dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dose unica, tossicità a dosi ripetute e tossicità embrionale/fetale. Non sono elenco degli eccipienti: mannitolo, fosfato di sodio monobasico, monoidrato, fosfato di sodio bibasico, eptaidrato. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.